Ben ritrovati a un nuovo episodio di Estratti di Bloom, delle piccole pillole di informazione nel tempo di un'estrazione. Io sono Mr. Bloom e vi introduco a questa parte che è in realtà una prosecuzione della parte precedente in cui abbiamo parlato di olfatto, per cui la mia estrazione, o le mie estrazioni in questo caso, sono già pronte. Abbiamo parlato dell'olfatto e abbiamo visto come è coinvolto in analisi sensoriale, quali sono i gesti da compiere nel caso del cupping. E abbiamo da questa parte anche una tazzina di espresso, perché sono diverse le metodologie di assaggio, diverse le estrazioni. Nel caso del cupping, il cupping lo userò quando devo andare a analizzare qualitativamente una materia prima, un prodotto, quindi non è un metodo di estrazione adatto per il pubblico, ad esempio, non è un metodo di consumo. Il contrario invece per l'espresso. L'espresso è un metodo di consumo, quindi mi serve per valutare la qualità di un caffè estratto con la metodologia espresso. Quindi ad esempio se io so che il mio caffè andrà consumato prevalentemente in espresso, farò la prova in espresso, posso scegliere di zuccherare o non zuccherare o avere 2 tazze di caffè, una zuccherata e una non zuccherata, in modo da valutare quanto quel caffè emerge in potenziale con un'estrazione espresso. Altrimenti, se voglio analizzare la qualità del prodotto, andrò a utilizzare il cupping. In questo caso andremo a vedere come si analizzano i prodotti, i 2 prodotti all'interno del nostro palato. Quindi abbiamo visto che l'olfatto fa parte del primo step, il secondo step invece prevede il gusto, il sapore, che vedremo coinvolgerà di nuovo l'olfatto ma in modo diverso, e poi la parte tattile. La parte tattile abbiamo già visto che normalmente è associata alle mani, soprattutto ai piedi, ovvero le estremità che più di ogni altra vanno a esplorare il mondo, vanno a toccare le cose, però dovete sapere che anche all'interno del nostro palato abbiamo dei recettori che ci permettono di individuare se un prodotto è più o meno oleoso e più o meno viscoso. E quindi è un elemento che serve analizzare per valutare poi la qualità complessiva del mio prodotto. Cose fondamentali da sapere. Beh, intanto nel cupping ormai si utilizzano sempre o quasi sempre due cucchiai in modo da non contaminare le tazze nel caso in cui si assaggino tazze diverse con un panel, quindi con persone diverse. Quindi per evitare di contaminare la tazza e di contaminarle a vicenda, si evita il contatto diretto della bocca con la tazza. Quindi si procede in questo senso, si porta un cucchiaio sopra l'altro, si evita il contatto. La prima cosa fondamentale da sapere quando si degusta o si assaggia un caffè è vaporizzarlo in bocca. E quindi si fa questo rumore molto, molto forte, molto, molto intenso. Poi c'è chi lo fa più rumoroso, chi lo fa meno rumoroso. Diciamo, l'importante non è fare rumore, ma vaporizzare il caffè in bocca. Perché si fa questo? Si fa questo perché nel caffè, se noi non andassimo a vaporizzare il liquido nella nostra bocca, percepiremmo quasi esclusivamente solo l'amaro e l'acido, fondamentalmente, che vedremo parlando di gusti e soprattutto parlando di falsi miti, saranno i 2 elementi principali che costituiranno la mia bevanda caffè. Andando a vaporizzare in bocca, invece, riesco ad andare a valutare anche i composti aromatici volatili più complessi e quelli più nascosti, no? Per andarli a cercare devo vaporizzarli in bocca. È un elemento un po' di vergogna a volte, no? In un tavolo di assaggio, quello di aspirare in maniera molto forte perché ci sembra di essere maleducati, però è il bello anche della fase di assaggio del caffè, anche questo, ci si libera un po' da alcuni tabù, tra cui anche quello di fare rumore. Quindi possiamo fare quello che la mamma ci ha sempre detto di non fare con la minestra. Aspiriamo molto forte e vaporizziamo all'interno delle nostre papille gustative, in modo che siano in qualche modo sconvolte.
Lo stesso farò nel caffè, lo porterò, abbiamo visto, al naso, posso anche mescolare il prodotto e in questo caso aspirare altrettanto forte in modo da fare questo rumore, anche nel caso dell'espresso, e poterlo valutare nel suo complesso e nella sua complessità. Ecco, cosa si intende per complessità? Per complessità si intende quando un caffè, oltre alle note base che abbiamo detto sono principalmente l'acidità e l'amaro, presente in tutti o quasi i caffè, oltre a questo devo andare a percepire anche note più appunto complesse. E la complessità intanto si può manifestare nell'acidità. Un'acidità complessa, ad esempio, contro un'acidità semplice, è l'acidità di un succo tropicale paragonato all'acidità di una spremuta, all'acidità di un succo di limone. Nel succo di limone avremo principalmente acido citrico e poco altro. In un succo di frutta tropicale invece avremo diversa frutta e diverse tipologie di acidi, quindi questo è un elemento di complessità. Il secondo elemento di complessità è quanti sapori sento all'interno del mio palato. Ecco, per i sapori, come vi dicevo prima, vado di nuovo a coinvolgere l'olfatto, perché il sapore, al contrario del gusto, coinvolge la parte retronasale o retroolfattiva, quindi è quello che ci permette di sentire il sapore di cioccolato, il sapore di nocciola, il sapore di frutta tropicale, di ananas, di cocco e così avanti. I gusti invece sono i 5 che abbiamo elencato, ovvero l'acido, l'amaro, il dolce, il salato e l'umami, e questi sono i 5 gusti. Se ci fate caso, infatti, quando abbiamo raffreddore, siamo raffreddati o siamo leggermente costipati, indisposti, riusciamo a percepire, e anche lì non proprio nitidamente, solo ed esclusivamente i gusti, mentre i sapori saranno un po' più nascosti, se non addirittura spariranno del tutto. Quindi sentirò l'acido, sentirò l'amaro, ma non sentirò la complessità di un determinato sapore. Perché per questo ci serve proprio la componente retronasale. Arriviamo infine al corpo, quindi all'elemento tattile, di nuovo con il nostro palato. Andiamo trattenendo in bocca il liquido, possiamo andare a individuare se ha delle componenti più viscose o più liquide, quindi per capirci se assomiglia di più all'acqua o al latte, all'olio oppure a un liquido. Questo lo possiamo fare perché il nostro palato ha anche delle papille che, oltre a gusti e sapori, ci possono permettere anche di intercettare la parte più tattile, soprattutto sfregandola sul palato. Quindi se sentiamo una sorta di oleosità, che poi nel caffè è determinata da grassi e carboidrati presenti nel caffè, se sentiamo questa specie di pastosità vuol dire che avrò un corpo strutturato, di qualità ed elevato. Se invece ce l'ho appena impercettibile, vuol dire che il mio corpo sarà molto debole, quindi di conseguenza avrò estratto meno grassi e meno carboidrati, e di conseguenza il caffè ne conterrà di meno, di conseguenza sarà meno complesso. In termini di gusto, sapore e corpo o tatto, direi che è tutto, e vi rimando al prossimo episodio in cui parleremo, a proposito di gusti e sapori, dei falsi miti legati al caffè proprio da questo punto di vista. Non mi resta che salutarvi e vi invito a seguire quindi il prossimo video. Stay bloomish, ciao a tutti!